And at some point, I got a camera in my hands. And it was something even about the physicality of the camera, about pushing the button and about framing what I wanted to do, making these artistic decisions on the spot, and then learning about stories of people that made me really interested in photography. Questo sono io e lei è Rena Effendi, fotografa di origine azere nota per il suo lavoro sui temi dell'ambiente, delle società post-conflitto, degli effetti dell'industria petrolifera sulle persone e delle disparità sociali, nonché premiata per uno dei suoi progetti con una menzione d'onore al World Press Photo 2024, il concorso internazionale di fotogiornalismo e fotografia documentaria più importante al mondo. Insomma ragazzi, un personaggio con una storia affascinante che scopriremo insieme nel video di oggi. Prima però devo raccontarvi come sono arrivato a parlare con lei e quindi facciamo un passo indietro. Ragazzi, un buongiorno da Lodi. Io sono appena uscito dalla stazione e mi sto dirigendo verso la Fondazione Banca Popolare di Lodi per assistere a un qualcosa di super interessante. Sono stato infatti invitato qui da Fujifilm per assistere a un'anteprima stampa di una delle 4 tappe italiane della mostra con le oltre 140 fotografie premiate all'edizione 2024 del World Press Photo, che si terrà qui a Lodi dal 28 settembre fino al 27 ottobre in occasione del 15° Festival della fotografia etica, di cui Fujifilm è sponsor principale. Se siete interessati vi lascerò tutti i vari riferimenti qua sotto in descrizione, anche perché oltre alla mostra per il World Press Photo ci sono anche tante altre mostre ed eventi fotografici organizzati in giro per la città. Tra l'altro mi hanno detto quelli di Fujifilm che oggi all'evento dovrebbe essere presente anche Rena Effendi, una delle fotografe vincitrici con una delle sue foto in questa edizione del World Press Photo. Chissà che non ci sia l'occasione di scambiare 2 chiacchiere in privato, ma adesso io sono arrivato per primo, non mi resta altro da fare che aspettare il resto della ciurma e poi vi porto con me a visitare la mostra. Cos'è esattamente il World Press Photo e perché è così importante? Tutto iniziò nel 1955 ad Amsterdam, quando un gruppo di fotografi olandesi organizzò un concorso fotografico chiamato appunto World Press Photo, per riuscire a mostrare il proprio lavoro a un pubblico internazionale. Da allora il World Press Photo è cresciuto fino a diventare uno dei concorsi fotografici più prestigiosi al mondo, che ha l'importante obiettivo di promuovere il fotogiornalismo come mezzo fondamentale per la libertà di stampa, dando una visibilità globale ai fotografi che documentano situazioni politiche scomode, temi ambientali, sociali, spesso nascosti o censurati dai vari regimi. Questo concorso quindi non celebra solo l'eccellenza fotografica, ma diventa un vero e proprio baluardo per i diritti umani. Non a caso diverse foto vincitrici negli anni del World Press Photo sono diventate delle vere e proprie icone, che hanno smosso le coscienze e portato a importanti cambiamenti nell'opinione pubblica. Ma torniamo al video. Ed eccoci qua alla mostra che è organizzata per aree geografiche. Ci sono sia progetti con più foto, ma anche foto singole e naturalmente tutte le foto che vedete qui sono state selezionate dal World Press Photo, magari ad esempio per un progetto come quello che vedete alle mie spalle, tra tutte quelle che poi il fotografo ha inviato. Qua si vede solo ovviamente una selezione, ma sono comunque più di 140 fotografie esposte. At your table, in your home, I'm not able to feel your love. You said tell me that you care. Swear I do, but I sat and stared.
nella mostra si possono trovare anche foto molto molto potenti come questa di una donna palestinese che stringe il corpo di suo nipote, resa ancora più forte non solo per il messaggio in sé della fotografia, ma anche per la composizione, nonché i colori all'interno di questa foto che creano un grandissimo contrasto visivo e aiutano ancora di più a esaltare il suo messaggio. And I'm trying so hard these days to stop E di questa serie intitolata Afghanistan al confine, a me personalmente ha colpito tantissimo questa fotografia con dei bambini che guardano con fare stupito una banalissima mela che la mamma ha ottenuto facendo l'elemosina. Un'immagine, come detto, super semplice ma anche molto molto potente. E oltre alle guerre, tema sicuramente molto importante, c'è anche quello del cambiamento climatico, come in questa serie di fotografie del fotografo spagnolo Jaime Rojo, che racconta praticamente il pericolo a cui stanno andando incontro le farfalle monarca, la cui popolazione è diminuita di circa l'80% rispetto a alcuni anni fa, insomma, e questo le rende veramente una specie a rischio, e in queste foto racconta proprio questo. saying I am okay. I'm furious, I don't know how I feel. Curious when our breakthrough will be real. Sicuramente il colore aiuta a raccontare delle storie, ma anche il bianco e nero, quando trattato in un certo modo, togliendo tutte le distrazioni, aiuta a rendere le immagini ancora più potenti, come in questa serie. Alla mostra del WordPress Photo guardate chi vi ho portato, Gianluca Bocci, e gli voglio anche chiedere: Gianluca, qual è la foto di questa mostra che ti ha colpito di più e perché? Ce ne sono tante, il bello e il brutto del WordPress Photo è la parte di reportage, quindi molte cose che colpiscono alla pancia. Io in quanto genitore, quello che mi colpisce più la pancia è questa qui, in cui c'è il padre che tiene la mano della figlia morta, schiacciata dal terremoto, ed è stranissimo l'espressione di questo padre che sembra tranquillo, forse rassegnato. Ovviamente quando subisci una cosa del genere davvero le emozioni ti schiacciano talmente tanto che ti trovi con un volto senza espressioni. Toccante. E queste sono 4 delle foto del progetto di Rena Effendi, alla ricerca della Satyrus. Ecco, questo progetto, che come detto nella intro è stato premiato con la menzione d'onore al WordPress Photo 2024, ha dietro una storia molto interessante, e quindi chi meglio della fotografa che l'ha realizzato, Rena Effendi, ci può raccontare la sua storia e tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare per portarlo a casa. It's a very, very personal story. It takes place in the region where I'm from, in the Caucasus, South Caucasus region, between Azerbaijan and Armenia, literally on the border between Azerbaijan and Armenia, where a very endangered, very rare species of a butterfly called Satyrus effendi dwells. It's an endemic butterfly. It only flies there and nowhere else in the world. And this butterfly is named after my father, Rustam Effendi, who was Soviet Union's, one of very well-known lepidopterists. He passed away in 1991, right around the time when the war began between Armenia and Azerbaijan. Many of you in Europe have probably heard of this conflict. It is actually one of the longest, probably the longest ongoing conflict in Europe. This project is basically a statement against this war. It's a statement that humanity needs to prevail over borders, needs to prevail over divisions, and it's a quest after this rare butterfly that flies on both sides of this border, that traverses this border, that people cannot cross. So for over, I would say now 3 years, I've been searching for this butterfly. I've been using all kinds of geographical trajectories to get on these
sides of these different borders. I requested for permission from Ministry of Defense of Armenia, Ministry of Foreign Affairs, and President's Office to let me go. And they allowed me to go. In Armenia, I met his friend. He's one of this picture that you can see up there. His friend named Parkev Kazarian, he was ethnic Armenian, and he escaped the war in 1991. So I met Parkev, and it turned out that Parkev caught this butterfly on the Armenian side of the border in 1991, the year my father died and the year the war began. So I followed Parkev into the mountains, which you can see here on this side, looking for the butterfly, but I haven't found it yet. Then I went on the Azerbaijani side and did the same. Last time anyone has seen this butterfly was in 2017. It was a Russian scientist, a butterfly scientist, who caught it there in 2017. And he was arrested and be called a Russian spy because he was right next to the border. And through this personal journey, I'm trying to talk about humanity, even being in Armenia, the way I was accepted by people like Parkev and other people who helped me on my journey. So the story is about humanity transcending conflict and transcending war and transcending division. Finito di visitare la mostra, era ormai ora di pranzo e siamo andati a mangiare qualcosa tutti insieme. Ma subito dopo, prima di prendere il treno che mi avrebbe riportato a casa, ho avuto la possibilità di scambiare 2 chiacchiere in privato proprio con Rena Effendi per conoscere un pochino meglio la sua storia. E quindi la prima cosa che le ho chiesto è stata di raccontare come si è avvicinata alla fotografia. I grew up in a family of artists. My mother loved to draw. My father drew butterflies with scientific precision. My grandmother was a professional painter, academic painter. And I always thought I was going to be an artist. I always thought I was going to be a painter. So at some point when I was in my early 20s, I decided to take up painting classes. And I went to the studio to paint. And for about a year, I was trying to figure out the temperature of oils and how to work with the canvas. And then I realized that I was restless. I wanted to interact with human beings. I wanted to be on the street. I wanted to learn stories. And at some point, I got a camera in my hands. And it was something even about the physicality of the camera, about pushing the button and about framing what I wanted to do, making these artistic decisions on the spot, and then learning about stories of people that made me really interested in photography. Nel suo lavoro Rena Effendi affronta tematiche spesso difficili come le disparità sociali, le relazioni tra le persone in situazioni di conflitto. E quindi la domanda che mi è venuto spontaneo farle subito dopo è stata: ma perché tra tanti generi fotografici ha scelto di dedicarsi proprio a questo specifico ambito nella fotografia? I think that's too is something that maybe is inherent within me, like since childhood. I'm an only child. I grew up without brothers and sisters, so I was always very curious about other people. I remember I was watching Neighbors all the time, sitting in the kitchen through the window, watching them come and go. We had this communal veranda, like Napoli style, like Italian style verandas. And we always saw what everybody was doing. And I was just watching people since very early childhood all the time. And I think that kind of curiosity then translated into work, into me being curious about human stories, about portraiture. When I started as a photographer, it was like early 2000, maybe 2001. I found this book in a library in Baku by Diane Arbus. She's an American photographer, of portraits of Americans on the margins of society, that she photographed. And I was fascinated. From the very first moment, I fell in love with portraiture, of studying human face and expressions and psychological portraiture, even more so. So yeah, I became curious from very early on. The teacher that was teaching me how to develop film, how to print photographs, was into still lives. He was photographing fruit, and for me, I was just so not interested in that. I was always interested in the people. Dovendosi spesso muovere in situazioni di conflitto, è più che normale trovarsi in mezzo a situazioni complicate, difficili, scomode, e quindi ho pensato di chiederle: ma qual è la difficoltà maggiore che incontri nel tuo lavoro? I think some of the most difficult stories especially in conflict areas, are those that have little access and those where you have to wait. When sometimes you go in a place and for a week you don't do anything, you sit and wait. And that is the worst
thing. It's worse than being under shelling. It's worse than being in the middle of action. It's worse than anything, because you sit and literally you don't know if tomorrow you're going to get there or not. Every day you call and you try to find out, and they don't tell you the answer. They don't tell you the answer. So this kind of protracted waiting is the most unnerving, the most stressful situation. And many people think like, when you go into conflict or when you photograph war, it's all about bang, bang. It's all about combat. It's all about action. But no, it's the opposite. It's all about waiting. It's all about being bored and not knowing what's going to happen tomorrow. It's about relying on unreliable sources. So it's all about that, and that no one talks about, and that is I find the most frustrating part and most difficult part of covering conflict. A questo punto c'era il tempo giusto per un'ultima domanda, e sapendo quanto il tema dell'attrezzatura sia caldo tra gli appassionati, tra tutti voi che mi seguite, ho pensato di chiederle che cosa utilizza lei per realizzare i suoi progetti lavorativi. Perché sì, in un lavoro come quello che fa Rena Effendi, dove si documentano storie importanti, complicate, è la storia la parte principale all'interno delle foto, ma allo stesso tempo è anche importante avere l'attrezzatura giusta per riuscire a catturare quei momenti. E la sua risposta devo dire che mi ha spiazzato. From the very early on, I think it was in 2001 when I got my camera, my first ROLLEIFLEX, which is a twin reflex medium format film camera. And I got it in New York after going to an exhibition by Richard Avedon and looking at his portraits, and then finding out later that some of them are taken with this camera, ROLLEIFLEX. I went into the store and I bought it and I brought it home. And that's been my camera ever since. So this is what now, we're 2024. Yeah, so since then. So for your work, you only shoot in film, or maybe mostly it's film? Mostly all film. I love the way you have to kneel down to look at the screen. You're not in someone's face like this, which makes the person that you photograph near you take your guard down a little bit, and relax a little bit, because you're not in their face, because photography is quite an intrusive form of journalism. You literally are intruding into someone's life, but someone's physical space, and especially in situations where it's very sensitive. With a ROLLEIFLEX, you can almost hide inside the camera. I feel you can be invisible. You're looking down, and people don't really feel like you're threatening to them. So that I really love that about this camera, and the fact that it's so quiet. It's a very quiet shutter release. And film in general, for me, film is a very, it's almost like a philosophy, because you have very limited number of shots. So 12 on each roll for me, as I shoot medium format. So you have to focus, incredibly, like you have to really focus your attention on each shot, and it becomes almost a meditative process. You're so hyper focused on each shot that you don't have the infinite number of clicks, so you spend a lot more time figuring it out on the spot. So, and how do you decide when it's the right time to take a photo when you have so limited amount of shots? But that's the thing. You don't keep pushing the button. You're looking constantly, and then you choose the moment, and then you click, and then you choose the moment, you click. So you're a lot more selective. Yeah, a lot more selective. Whereas I feel like when you have an infinite amount of clicks, you're less selective. I mean, digital technology is also incredibly helpful in so many ways. You don't have to worry about taking your film to the lab and traveling through X-rays and burning your film. And I've had film confiscated from me. I had film that was ruined by bad processing. There's all kinds of situations where you are very stressful, as well. So there's downside and upside. Thank you so much for your time. It was a great pleasure to meet you. And again, congratulations for your winning photos, series of photos. Il nostro giro al WordPress Photo 2024, ragazzi, si conclude qui. Vi ricordo qua sotto in descrizione tutti i link per il 15° Festival della Fotografia Etica. Se volete venire a vedere questa mostra e anche tutte le altre in giro per la città. Se il video vi è piaciuto, supportatelo con un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima!